Il nostro corpo è un ecosistema composto per il 70% di acqua. Non è soltanto un dato statistico, è la matrice fondamentale che orchestra la nostra vita, nello spazio e nel tempo. Quale meraviglia e quale mistero si celano in questa sostanza così ubiqua eppure così incompresa. Per la scienza classica, l'acqua è stata a lungo considerata un liquido caotico, un solvente inerte. Oggi questa visione è superata. L'acqua non è più solo H2O. È un'entità complessa che ci accompagna in ogni istante della nostra vita. E fare la sua conoscenza significa fare conoscenza con la nostra natura più profonda. Le ricerche del dottor Pollack hanno portato alla luce una verità sorprendente. L'acqua è un'entità dotata di un suo linguaggio e un suo comportamento che lo stesso Pollack ha definito sociale. Come accade nelle nostre cellule, le molecole d'acqua a contatto con una superficie organica o idrofila si auto-organizzano in una configurazione più complessa, H3O2. Un quarto stato. And this experiment is using some hydrophilic material and putting water next to it, just as I've shown you. He took a lamp. The lamp was sitting right next to the experimental chamber, and just for fun, he shined the lamp on the chamber, and what he saw was really astonishing. He noticed that because of the illumination, the exclusion zone, or EZ, expands. And it expanded hugely, and when he took the lamp away, it came back to its original shape, which is a thin band of EZ you see at the upper left running parallel to the surface. So, well, it didn't take a rocket scientist to figure out that you shine light, it gets bigger, and maybe the light is what's responsible, the photons are responsible for providing the energy to grow this exclusion zone. Questa quarta fase dell'acqua, o acqua e zeta, exclusion zone, rappresenta un elemento centrale nella comprensione di tale linguaggio e nel dipingere il carattere di questa creatura viva. Nella vita di una molecola, che corrisponde ad un'entità acquatica, le relazioni sono fondamentali. Sono il campo in cui questa entità si evolve, in cui manifesta la sua primaria tendenza nel creare questo stato. In questa quarta fase dell'acqua si originano due forze opposte. Nasce una dualità fondamentale che agisce come una vera e propria batteria biologica. Un polo negativo con un ordine strutturale in cui risiede la capacità mnemonica dell'acqua e un polo positivo, un campo caotico, propulsivo, che tende al movimento. Questa polarità è la forza vitale che alimenta lo scorrere del nostro sangue e ogni nostro respiro. Fornisce l'energia alle nostre cellule, replicando il primo passo della fotosintesi. Supporta il lavoro meccanico delle proteine, come nella contrazione muscolare. Dalla relazione tra le entità acquatiche, che genera la IZ, si crea un sistema aperto, che conserva informazioni, immagazzina energia, la trasforma e la diffonde attraverso il movimento. L'acqua EZ è il motore energetico della nostra vita, alimentato incessantemente dall'energia dell'ambiente, in particolare da quella radiante. Come corpi d'acqua siamo sistemi aperti, in costante interazione con l'ambiente, con le fluttuazioni quantiche. Il concetto di corpo isolato, pilastro della fisica classica, si rivela dunque parziale e insufficiente a spiegare tali sistemi. La materia si muove da sé, auto-organizzandosi, in un equilibrio dinamico tra caos e ordine. Questa visione di automovimento e dinamismo ci proietta indietro nel tempo di circa 2000 anni. Essa si allinea in modo sorprendente alla concezione della natura di Epicuro.
Mentre per il suo predecessore, Democrito, la materia era inerte e soggetta ad un determinismo inesorabile, immaginabile come un universo di atomi che cadono in linea retta, Epicuro introdusse l'idea di un automovimento intrinseco degli atomi stessi. Un concetto che il poeta e filosofo Lucrezio spiegherà poi magistralmente nel suo De Rerum Natura. Egli lo chiamerà clinamen, una deviazione minima, spontanea, una deviazione imprevedibile. Ed è questo piccolo scarto a rompere la prigione del rigido determinismo. Lucrezio ci dice: se non usassero deviare, cadrebbero tutti come gocce di pioggia nel vuoto profondo. Non si produrrebbero incontri né urti fra gli elementi e la natura non avrebbe mai creato nulla. Il clinamen è dunque l'atto di libertà della materia, ciò che permette l'incontro, l'urto e di conseguenza la nascita e l'evoluzione di ogni forma. E proprio in questa spontaneità del movimento atomico troviamo una risonanza profonda con l'intelligenza che muove la nostra acqua interiore. L'entità acquatica, che condivide anch'essa tale intrinseca natura, si evolve attraverso processi di comunicazione e collaborazione. La partecipazione nella creazione di sistemi e comunità complesse, come nei cosiddetti domini di coerenza, dove le molecole vibrano all'unisono. Sistemi d'acqua aperti che memorizzano informazioni e che impediscono la rigidità, permettendo l'adattamento continuo all'ambiente circostante, grazie all'oblio dell'acqua, la capacità di dimenticare, anch'essa propria delle entità acquatiche. Questo pallino rompe la simmetria cilindrica. Se non ci fosse, io potrei girarlo e voi non vi accorgete, perché il sistema resta uguale a se stesso. Se rompo la simmetria, introduco la possibilità di distinguere di quanto l'ho ruotato. E questo è ordine. Allora, quello che accade, secondo questo modello quantistico del cervello, è che lo stimolo che viene dall'esterno rompe una simmetria, e la simmetria è quella dei dipoli elettrici dell'acqua. A qualcuno l'acqua dà fastidio, capisco, perché il vino è un'altra cosa. Però l'acqua c'è ed è fatta di dipoli elettrici e l'acqua per fortuna dimentica, cioè impara delle cose, ricorda certe cose, però se le scorda pure. Dico per fortuna, infatti io parlo dell'oblio dell'acqua, non della memoria dell'acqua, perché se l'acqua non dimenticasse saremmo dei cristalli, saremmo rigidi, invece noi siamo molto duttili, abbiamo una mobilità, una flessibilità, una capacità di adattarci, perché l'acqua sale e scende, questa memoria dell'acqua, e quindi si adegua continuamente alle condizioni dell'ambiente. Ma in base a quali criteri questi sistemi comunicano ed evolvono? Un concetto chiave è la risonanza. In sostanza si ipotizza che la risonanza sia l'elemento attraverso il quale avviene la intima comunicazione, cioè un messaggio arriva e diventa parte propria del destinatario. Questo avviene solo se il destinatario è risonante, cioè è tarato a qualcosa, a una capacità di risuonare con il messaggio che viene inviato. Un esempio in natura è quello dell'acqua. L'acqua ha uno spettro nell'infrarosso che conta almeno 3 importanti picchi, anche di grande dimensione, quindi picchi di assorbimento. Questo significa che se un raggio infrarosso raggiunge l'acqua e se ha una frequenza, ovvero una lunghezza d'onda, che è la stessa cosa, che coincide con il picco di risonanza, bene, viene assorbito e la sua energia va a contribuire
all'energia dell'acqua, magari scaldandola oppure consentendo dei fenomeni chimici, fisico-chimici, che sono molto importanti. La risonanza è il momento centrale in cui un input, un messaggio, diventa parte intima di un sistema, assorbito solo se il ricevente risponde, risuona, ne è richiamato e attratto. Questa sensibilità agli stimoli può andare oltre lo spazio-tempo. Pensiamo all'entanglement quantistico. E l'entanglement è una proprietà non locale. Cioè, diciamo l'esempio, consideriamo un corpo costituito da due particelle che hanno spin opposto, e supponiamo che queste due particelle possano o vengano allontanate in modo tale che non sia più determinabile un legame tra queste due. E tuttavia, siccome sappiamo che lo spin si conserva, se la loro somma, lo spin delle due inizialmente era 0, per esempio una aveva spin 1/2 e l'altra meno 1/2, una volta che sono allontanate basterà osservare una solo delle due per vedere che per esempio ha spin 1/2. Allora immediatamente questo significherà che l'altra ha spin meno 1/2. Allo stesso modo, i domini di coerenza dell'acqua sono in costante risonanza con l'ambiente e questa coerenza fisica è sensibile anche a ciò che viene descritto come campo morfico. Rupert Sheldrake definisce la risonanza morfica come la guida invisibile che tutti i sistemi seguono. Questo campo agisce come una matrice invisibile, una memoria collettiva che influenza la forma e il comportamento dei sistemi biologici, trasmettendo schemi organizzativi attraverso spazio e tempo. A livello umano, l'acqua non solo immagazzina informazioni, ma in un'analogia con la teoria di Sheldrake, si potrebbe dire che funge anche da antenna o ricetrasmettitore in risonanza con i campi morfici. Siamo un ecosistema aperto che comunica, sensibile ai campi di risonanza e al campo morfogenetico verso il quale si tende a stare in fase. In questa prospettiva anche le costellazioni familiari di Bert Hellinger rendono manifesta proprio questa sensibilità e possibile connessione rispetto agli schemi familiari di risonanza morfica. L'acqua è la matrice della vita, il mezzo attraverso cui tutti i corpi, incluso il nostro, dialogano nel movimento vitale evolutivo. Osserva l'acqua, stai guardando l'intelligenza che muove l'evoluzione, la polarità che permea e alimenta il tuo ecosistema interiore e che ti muove nel mondo. Forse non ha bisogno di essere capita razionalmente, ma è possibile ascoltarla ad un livello più profondo, in risonanza con la vita stessa.